E allora, ciao a tutti ed eccoci al nostro terzo appuntamento. In questo video continueremo quella che è stata la nostra chiacchierata con i precedenti due step per arrivare a quello che è davvero il cuore di tutta la questione. Nel primo step abbiamo visto quali sono le strategie, le abbiamo chiamate le buone pratiche, per poter accrescere la quantità di energia sufficiente a fare questo tipo di esperienza, a vivere questo tipo di esperienza. Abbiamo già detto che senza energia non si possono fare sogni lucidi, ci vuole l'energia e di un certo tipo. Col secondo step abbiamo puntato la nostra attenzione su quelle che possono essere tre delle infinite pratiche possibili per tentare di entrare dentro un sogno lucido. Altre certamente ne troverete sia in rete, sia le potrete formulare da soli, inventarle da soli. Adesso con questo terzo step cercheremo di capire come trarre il massimo dei vantaggi possibili da questo tipo di esperienza. Come vi avevo promesso, utilizzando uno strumento che si è rivelato davvero estremamente efficace. Quello che dobbiamo fare se davvero vogliamo aumentare il nostro livello di attenzione in campo onirico è munirci di un taccuino dei sogni. Quindi è opportuno lasciare sempre accanto al comodino carta e penna per poter prendere subito nota di quello che abbiamo sognato. In effetti però questo strumento presenta molti limiti. Se da un lato ci permette di alzare il nostro livello di attenzione perché dice al nostro inconscio quanto noi ci teniamo a questa cosa, dall'altro, essendo uno schema libero, ci porta ad appuntare oggi una cosa, oggi un'altra, non dandoci di fatto la possibilità di applicare un metodo univoco per lo studio di quello che è il nostro materiale dei sogni. Questa cosa, ancor di più, se la volessimo condividere e standardizzare, anche se questo termine può risultare fuori luogo rispetto all'argomento che andiamo a trattare, in effetti non è così. Dobbiamo invece trovare assolutamente una maniera per utilizzare un modello che dà la possibilità di annotare con metodica sempre lo stesso tipo di dato. Quando si procede all'analisi dei dati di ritorno, ci dà un quadro pressoché esaustivo di quello che è stato il nostro cammino in campo onirico. Con questa scheda, di fatto, si può dare anche l'avvio ad una forma di compartecipazione. Come vi accennavo nei video precedenti, questo modello è stato già utilizzato con successo da un gruppo consistente di volontari che, bontà loro, mi hanno anche fornito il dato di ritorno, confermandomi la bontà dell'elaborato. Ma siccome non ci si può mai accontentare, ho ritenuto opportuno estendere l'esperienza a quanti in rete appassionati a questo tipo di lavoro volessero provare anche loro a compilare questo documento. Voglio comunque precisare che non c'è alcun obbligo, quindi non c'è la necessità di dover restituire un dato, semplicemente chi vuol farlo ha la possibilità, chi no può naturalmente far tutto da solo. Anzi, la scheda è fatta appositamente affinché l'esploratore dei sogni sia scevro, libero dal doversi rivolgere a specialisti o presunti tale. Naturalmente non possiamo neanche però immaginare che la scheda sostituisca il lavoro di analisi che fa uno psicologo specializzato in questa cosa. Sono funzioni diverse, relegate in ambiti diversi, che mirano a mettere il focus su cose differenti. Entriamo nel merito della faccenda e cerchiamo di capire cosa vogliono dire le diverse voci elencate. E allora ragazzi, eccoci qua, come promesso questa è la scheda che possiamo considerare il nostro taccuino dei sogni evoluzione 2.0. La scheda nelle sue linee essenziali è composta di tre parti.
la parte iniziale che racchiude una serie di dati generici, la parte centrale che entra nei dettagli di quello che sono i primi particolari rilevati dal sogno, e una parte finale che tenta di aggiungere elementi significativi alla descrizione che riusciamo a trarre dal nostro sogno la mattina quando ci si sveglia. In ultimo, nella parte in basso, come potete vedere, viene riportata una leggenda che sta a indicare sostanzialmente le varie tipologie dei sogni, almeno quelle più frequenti, che possiamo fare durante le nostre peregrinazioni notturne. La scheda, come potete vedere, comincia con un ID. Questo è un numero identificativo che è composto da un codice alfanumerico che va compilato nel sol caso in cui voi decidiate di partecipare al progetto di ricerca. Viceversa, se intendete usare la scheda unicamente come vostro strumento di indagine e di analisi del sogno, non serve mettere alcun numero identificativo. Nell'uno e nell'altro caso, sia in cui decidiate di partecipare al progetto di ricerca, sia nel caso in cui la teniate per voi, questa prima indicazione non occorre che rispondiate, eventualmente sarà una mia preoccupazione metterci un codice identificativo. Subito a seguire troviamo l'indicazione del luogo. Per luogo si intende non quello dove siete nati o dove risiedete. Per luogo si intende il posto in cui quella notte avete fatto un sogno. Chiaramente, se siete di Roma, la stragrande maggioranza delle volte scriverete Roma, ma succederà più di una volta che magari vi trovate in ferie, in giro da qualche altra parte, e quindi scriverete il nome della città dove vi trovate in quel momento, subito dopo la data del giorno in cui avete fatto il sogno e l'ora. In questa casella dobbiamo riportare il numero sequenziale relativo al sogno che abbiamo appena effettuato. Sì, perché ovviamente è possibile fare più di un sogno in una notte, così che, faccio un esempio, se alle 3:30 della mattina noi facciamo il secondo sogno, qua va scritto il numero 2, o se quello delle 4:30 della mattina è il nostro quarto sogno, qua va scritto il numero 4. Va da sé che se siete particolarmente bravi, in una sera di questa scheda ne potete compilare anche più di una. Anzi, quasi certamente ne compilerete più di una. Subito dopo abbiamo la tipologia. Al momento preferisco saltare questa casella, la spiegherò alla fine perché la tipologia del sogno che andrete a evidenziare in questo spazio dovrà rientrare in uno di quelli riportati in basso nella leggenda. La pratica eseguita. Questo spazio l'ho voluto appositamente inserire nella scheda perché diventa molto importante capire qual è la pratica che per voi ha funzionato di più. Segnate quale pratica siete soliti compiere prima di andare a letto. Tra quelle già indicate in questi video, come potrebbe essere la tecnica delle sveglie sequenziali, la tecnica dei sonagli oppure la tecnica del respiro del settenario, o altre tecniche di cui voi siete a conoscenza e che mi fareste cosa veramente gradita se vi va di condividerle o in descrizione in questo video oppure mandandomi delle indicazioni all'email del canale che ritrovate anche questa sempre in descrizione. In questo spazio invece andremo ad indicare quella che è la posizione che avevamo nel momento in cui ci siamo svegliati. È fondamentale capire per ognuno di noi se è più proficuo dormire sul fianco destro, sul fianco sinistro, se vi accorgete che i sogni lucidi sorgono più spesso quando dormite a pancia in giù, a pancia in su. Vedete un po' voi cosa funziona meglio per la vostra persona. L'importante è segnarlo. Col passare delle settimane, col passare dei mesi, questo ci consente di avere uno storico significativo per poter determinare cosa è più proficuo ai fini della nostra pratica. Altra cosa che non deve mai fare un sognatore lucido è quella di rimanere imbrigliato in uno schema precostituito, fisso. Quindi, se potete, se avete la possibilità, cambiate assolutamente la posizione in cui dormite. L'orientamento della vostra persona qual è?
Dormite con la testa a nord, dormite con la testa a sud, a est, a ovest. Lo so, ok, d'accordo, occorre una bussola. Procuratevi una bussola, scaricate un'app sul telefonino e cercate l'orientamento del vostro letto. Se non potete spostare il letto, spostatevi voi, almeno qualche volta. Provate a dormire nel verso opposto, una volta dalla testa, una volta dai piedi, ma provate. Provate comunque a variare posizione e segnatelo. Anche questo diventerà un dato importante all'interno dello storico che andrete a creare per la vostra pratica del sognare. Gli alimenti, è chiaro, non stiamo parlando di annotare gli alimenti che avete mangiato nelle ultime settimane o peggio ancora negli ultimi mesi. Qua stiamo parlando dell'immediato, quello che avete mangiato la sera o al massimo la giornata in cui avete effettuato il sogno, la pratica del sognare. Quando vi siete ripromessi, dati l'intento, vi siete dettati l'intento di ricordarvi i vostri sogni. Cosa avete mangiato la sera? Avete mangiato carne, pesce, cereali, frutta, verdura, avete mangiato il pezzo di cioccolata fondente. Segnate gli alimenti, perché anche con questo cercheremo di capire singolarmente, per chi, ripeto, vuol partecipare al progetto di ricerca, potremo alla fine stilare una lista di alimenti che in qualche maniera favoriscono la pratica dei sogni. E in ultimo, per questa prima parte, abbiamo le note. Ho voluto mettere questa nota perché ritengo fondamentale capire cosa fa un sognatore lucido quando va a letto con l'intento di entrare dentro un sogno consapevole. Come vi preparate? Leggete un libro sull'argomento? Guardate un film sull'argomento? Fate qualche pratica di respirazione? Usate fare un bagno caldo insieme a dei sali? Oppure la sera, se è estate, magari vi piace fare una lunga passeggiata, una corsetta? Beh, non lo so, questo sarete voi a dirmelo. Io so quali sono le mie pratiche e devo dire che nel corso del tempo ne ho individuate un paio che funzionano egregiamente. Adesso passiamo alla sua parte centrale e qui entriamo davvero nel merito del sogno. Cosicché quando nel cuore della notte, non so, alle 3 ci siamo svegliati senza esserci mossi, lo ripeto, avendo più volte ripassato il sogno a memoria, quando abbiamo fissi, bene in mente, cristallizzati i dati salienti, possiamo finalmente fissare sulla scheda, come se fosse un vero e proprio diario, quelle che sono le note caratteristiche dell'esperienza onirica. Per prima cosa occorre dare un titolo al nostro sogno. Poche parole, 3-4 parole non di più, che rappresentano al meglio l'esperienza che avete fatto, che sia quindi per voi un titolo significativo. L'ambientazione, dove si è svolto questo sogno? Eravate al mare, in montagna, in collina, in città? Eravate in un posto che conoscevate o era un luogo completamente sconosciuto? Non lo so, segnatelo perché questa cosa, vedrete, ritornerà utile. Come è cominciato il sogno? Eravate da soli? C'erano altre persone? Che cosa stavate facendo? La scena iniziale di quali elementi era composta? Qual è la prima cosa che vi ricordate? E i personaggi? C'era qualcuno con voi? E chi era? Era qualcuno che conoscevate? Erano persone completamente sconosciuti? Erano esseri umani? Azioni. Quale azione stavate compiendo? Stavate mangiando, ballando, cantando? Stavate passeggiando, pescando? Non lo so, qualunque cosa stavate per effettuare, l'azione di un sogno ne determina l'andamento. Le vostre azioni diventano determinanti al mantenimento di una consapevolezza. Ed ancora poi vediamo la scena finale, come questo sogno si è concluso. In questa parte ci sono 3 passaggi fondamentali. Questi sono i passaggi davvero importanti che ci permetteranno di fare la differenza tra un sogno ordinario e un sogno lucido. Sono queste le cose che ho scoperto essere nel corso del tempo le chiavi di accesso per il vero sognatore lucido. Sono particolari di rilievo, incongruenze e transizioni. Vediamole uno alla volta. Cosa sono i particolari di rilievo? Facciamo un esempio. Se vado al teatro con il Presidente della Repubblica, sarà un particolare di rilievo?
Se sono fermo in una panchina sui giardini pubblici a parlare con Kant, sarà un particolare di rilievo? Ma molto più prosaicamente, se vado a cena con Monica Bellucci, sarà un particolare di rilievo? Ma certo che sì, anche perché non tutti i giorni mi capita di fare azioni del genere. Ecco che i particolari di rilievo sono quegli elementi che, pur avendo un carattere di coerenza con l'intera scena del sogno, hanno delle caratteristiche insolite per la mia quotidianità. Ciò significa che un particolare di rilievo non è del tutto incongruente rispetto alla realtà ordinaria, ma assume dei particolari significati proprio perché l'elemento che sto sognando non è calato ordinariamente all'interno della mia vita. Segnare tutti i particolari di rilievo ci porta l'attenzione a queste vicende, a questi episodi, facendo sì che si accenda una lampadina all'interno della nostra coscienza che ci può indurre a comprendere che non stiamo vivendo una scena della vita ordinaria e reale, ma che siamo all'interno di una scena del sogno. Diverse sono le incongruenze. Un esempio di incongruenza potrebbe essere quello che mi ritrovo in macchina seduto dal lato del passeggero e a guidare c'è un coniglio rosa che chiacchiera piacevolmente con me. All'interno della scena del sogno, seppur questo elemento in quel momento non mi sembra strano, è chiaro che io so da me che i conigli non guidano, non parlano, ma non sono neanche rosa. Allora, se all'interno della mia mente questo elemento so per certo non può esistere, da dove viene? Ma soprattutto chi l'ha messo e perché? Se i miei sogni sono disseminati di incongruenze, come posso non accorgermi di queste grosse anomalie? Quanto è basso il mio livello di attenzione? Un'altra cosa determinante per entrare nei sogni lucidi sono le transizioni. Per parlare delle transizioni occorre prima spiegare che i mondi all'interno del sognare si presentano come gli strati sovrapposti di una cipolla. Più energia noi abbiamo, più siamo in grado di oltrepassare, o meglio compenetrare, questa successione di strati. È evidente che posso spingermi anche molto lontano, in mondi molto strani, molto complicati, molto diversi da quelli che conosco, popolati da esseri che possono avere una grande consapevolezza, ma non una consistenza organica. E dunque una transizione che cos'è? È il passaggio che si effettua quando saltiamo tra questi strati e quindi saltiamo di mondo in mondo. Noi effettuiamo solitamente questo genere di transizione. Teniamo sempre presente che si tratta di una transizione energetica effettuata dal nostro corpo energetico, ma l'informazione di ritorno, l'informazione per noi, per la parte cosciente, non può essere quella avuta dal corpo energetico. In soccorso ci viene la mente che cerca di rappresentarci attraverso il background di cui è dotata l'elemento che lei conosce e che è più somigliante all'esperienza che il corpo energetico ha fatto. In buona sostanza, la mente cerca un archetipo in grado di rappresentare al meglio ciò che il corpo energetico ha sperimentato. Qual è la condizione tipo dell'esperienza appena descritta? Facciamo un esempio: sognate di uscire di casa per andare al lavoro e appena fuori dalla porta vi accorgete che l'ambiente non è quello che conoscete. Ma com'è possibile, mi chiedo, se la vostra mente sa com'è fatta la strada in cui vivete, ad aprire la porta e a trovarsi di fronte a qualcosa di completamente inaspettato? Oppure, uscendo dal balcone di casa vostra, vi affacciate e ciò che vedete non corrisponde a quello che normalmente avete fuori dal balcone di casa vostra.
Oppure attraversate un ponte e dall'altra parte della strada non c'è quello che vi aspettavate di trovare. O anche attraversando le strisce pedonali, dall'altra parte non c'è la fermata dell'autobus che normalmente sapevate essere in quel posto. Tutti questi elementi sono delle transizioni, cioè stanno a indicare archetipicamente che noi abbiamo attraversato uno di quegli strati. La porta, la finestra, il ponte, le strisce pedonali sono l'archetipo di questo cambio di scena, di questo cambio di mondo. Quando noi li fissiamo all'interno di questo modello, quando noi troviamo una formula per portare la nostra attenzione a questi che sono davvero elementi fondamentali di straordinaria efficacia e su questi elementi costruiamo lo storico, il nostro storico personale, abbiamo tra le mani quelle chiavi che ci garantiscono percentuali di successo indubitabilmente più alte. Bene, le prime due parti della scheda sono quelle che vanno compilate immediatamente dopo il risveglio, immediatamente dopo aver fissato la scena del sogno. La rimanente terza parte può essere tranquillamente compilata la mattina, quando ci siamo svegliati del tutto. Questa terza parte richiede un ulteriore sforzo per arricchire di elementi utili quello che è stato il vostro sogno. Badate bene, mi raccomando, fate attenzione. Questo non è il diario personale. Questa è l'evoluzione del taccuino dei sogni, quindi non trasformate questo foglio in qualcosa dove riversate tutte le vostre aspettative, le vostre ansie, le vostre paure, le vostre gioie. Non è questo lo strumento. Questa parte richiede sì d'essere compilata con qualche elemento in più, ma il tutto si deve risolvere in 3-4 righe, non di più. Ad ogni casella dovrete fare lo sforzo di aggiungere elementi, ma col dono della sintesi. E quindi vediamo cosa ci viene richiesto. L'ambientazione che ho sognato è di mio gradimento? E se non lo è, dove l'avrei ambientato? Quindi l'ambientazione che ho visto nel cuore della notte mi piaceva? O quello stesso sogno avrei preferito si svolgesse da qualche altra parte? Se la scena che avete sognato rispecchia quella che era una vostra aspettativa, una vostra attesa, l'ambientazione comunque la trovavate di vostro gradimento, scrivete semplicemente va bene così, tutto secondo le mie aspettative. Se invece non è di vostro gradimento, allora scrivete cosa avreste voluto in alternativa. Quando è cominciato il sogno, più o meno in che ora del giorno mi trovavo? Perché è importante prendere questo dato? Perché è importante capire se il vostro tempo del sogno è allineato al tempo ordinario. Non è un passaggio piccolo, ve l'assicuro. Per farvi capire questa cosa, immaginate di sognare di essere in un posto qualunque alle prime luci dell'alba e la giornata è caratterizzata da un forte temporale. Mentre state vivendo questa scena nel sogno, per qualche motivo vi svegliate e voi, guardando fuori la finestra, vi accorgete che è l'alba e che fuori sta piovendo a dirotto. Questo che cosa ci fa pensare? Che probabilmente il vostro corpo energetico stava girovagando realmente lì fuori da qualche parte. In quel momento, quando vi siete svegliati, avete semplicemente riportato a livello cosciente l'esperienza che il corpo energetico stava vivendo. Cosa differente se invece state sognando di essere al mare in una giornata assolata, in un posto esotico, a bere un cocktail alla frutta rinfrescante. Appena svegli però vi rendete conto di essere nel vostro letto di casa. Qui non c'è una coerenza tra il tempo del sogno e il tempo della realtà.
Nel tempo del sogno era giorno e c'era il sole, nel tempo della realtà è notte e c'è il buio. Quando si riesce ad allineare questi due tempi, c'è una buona possibilità che voi siete oltre il sogno lucido. Ecco perché è importante segnare l'ora in cui mi trovavo nella scena del sogno. Io devo capire se di là la scena che stavo vivendo si svolgeva la mattina, a mezzogiorno, il pomeriggio, la sera, piuttosto che una notte. I personaggi del sogno sono di mio gradimento? Se non lo sono, chi avrei voluto ci fosse? Eh sì, perché non sempre i personaggi che incontriamo nel sogno mi sono graditi. A volte posso relazionarmi con persone i cui comportamenti, le cui azioni mi risultano estremamente sgradevoli. Quindi devo capire se qualcuno di questi personaggi in realtà non stia indicando una parte di me che in effetti non mi piace completamente. Questo lavoro con i personaggi altro non è che il tentativo di scoprire quale archetipo sta trovando la mia mente per segnalarmi la parte di me che agisce o si comporta in un modo poco consono rispetto a quella che è la mia vera natura. Quindi in quel personaggio potrebbe nascondersi un aspetto del nostro carattere. Le azioni che sono state compiute rispondono alle mie aspettative? Se no, cosa avrei fatto di differente? Stessa cosa si può dire per le azioni. I modi del corpo energetico hanno una loro autonomia e sono del tutto indipendenti, scollegati da quello che è il nostro comportamento ordinario. Questa dicotomia può generare nel sogno una serie di azioni che noi in realtà nella vita di tutti i giorni non avremmo mai fatto. Segnate anche queste, perché sono ulteriori elementi di conoscenza di voi stessi e di ciò che fate dall'altra parte. E per ultimo, mi è gradita la conclusione del sogno. In alternativa, come l'avrei conclusa? Questo è ancora uno di quegli elementi che ci permette di determinare la distanza che esiste tra la vostra persona fisica e il vostro corpo energetico, tra ciò che fate quotidianamente nella veglia e ciò che vorreste fare e che di fatti fa il vostro corpo energetico. E adesso vediamo in leggenda come possiamo suddividere i sogni. Una di queste diciture andrà a caratterizzare la tipologia del sogno che avete fatto prima e quindi la sigla andrà posta in questo spazio. La prima sigla è SO e sta per sogni ordinari. Sono i sogni che normalmente compiamo tutti i giorni, quelli che ritenete non avere un particolare significato. Non è affatto vero che sia così. Però in questa prima fase, siccome non abbiamo ancora tutti gli strumenti che ci permettono di estrapolare le giuste informazioni dal sogno, non possiamo far altro che indicare questi sogni con la sigla di sogno ordinario. Man mano che andrete avanti vedrete che questa sigla la userete sempre di meno a vantaggio di altre tipologie di sogno. Con SR indichiamo i sogni di rilascio. Questi sogni sono caratterizzati da quegli elementi che in quel momento della vostra vita ordinaria vi sono particolarmente a cuore. Possono essere cose piacevoli o cose spiacevoli, non ha importanza. È chiaro che se voi durante la giornata pensate e ripensate ad alcune vicende, queste possono essere rielaborate e rilasciate all'interno di un sogno. Quando vi accorgete che avete fatto questo processo, mettete la sigla sogno di rilascio.
SF, sogni frequenti. I sogni frequenti sono quelli che con una certa costanza si ripetono durante le notti. Sarà o non sarà importante se io occasionalmente sogno di andare in giro, ad esempio con delle scarpette rosse? Se sogno sempre questo elemento, probabilmente il mio inconscio sta cercando di dirmi qualcosa attraverso quel simbolo. Se io non lo segno e soprattutto non faccio uno storico, mi perderò un pezzo delle informazioni che il mio inconscio sta cercando di mandarmi. E allora, sogni frequenti, importantissimo segnarli. IS, incontri significativi. Il sogno caratterizzato dagli incontri significativi sono quelli in cui vi relazionate con persone particolarmente importanti del mondo dello sport, del mondo della cultura, del mondo del cinema, del mondo della politica, ma anche incontri significativi con esseri che non hanno la forma umana. Può succedere anche questo. E se incontrate un essere alieno che vi dice di provenire da un altro mondo, sarà o non sarà un incontro significativo? E se incontrate un personaggio del passato, se vi ritrovate a chiacchierare con un filosofo dell'antica Grecia e questi vi dice di essere Socrate, sarà o non sarà un incontro significativo? Ecco che diventa estremamente importante segnare questo sogno con la sigla IS. Con la sigla INC indicheremo gli incubi. Qua non mi dilungo perché tutti voi sapete che cos'è un incubo, un sogno dentro il quale vorremmo stare il meno possibile. Una scena inquietante che non riusciamo a sostenere, che ci crea ansia. Quando facciamo un incubo segniamolo, ma segniamoci anche tutti gli elementi che hanno caratterizzato l'incubo. Sogni di precognizione e sogni di divinazione. Cosa indicano l'uno e cosa indica l'altro? I sogni di precognizione sono quelli che sono certo molti di voi avranno già sperimentato, in cui sognate qualcosa e un certo tempo dopo quel qualcosa si manifesta nella vita ordinaria. Il sogno di precognizione però è caratterizzato dal fatto che la vicenda che avevate sognato riguarda la vostra persona o persone a voi strettamente legate, la vostra famiglia, i parenti prossimi, gli amici più vicini. Quindi la precognizione o la premonizione in questo caso di un evento deve riguardare la vostra persona o qualcuno che è a voi molto vicino. I sogni di divinazione sono sempre caratterizzati da una premonizione, ma l'esperienza è transpersonale, cioè al di là della persona, e quindi ciò che sognate non riguarda né voi né le persone immediatamente a voi vicine. Un esempio tipico di questo particolare sogno è quello riguardante la caduta di un aereo o di un terremoto. Qualche giorno dopo leggiamo sui giornali o vediamo in televisione che si è verificato per grandi linee o anche in maniera molto precisa quello che avevamo sognato, ma le persone protagoniste di quegli eventi non hanno nulla a che vedere con noi. Successivamente abbiamo i sogni lucidi. Visto che stiamo facendo dei video tutorial sul sogno lucido, mi auguro che ormai sappiate che cosa sia un sogno lucido. Ciò non di meno, voglio fare un'ulteriore precisazione. I sogni lucidi, lo ripeto, sono quelli in cui si è coscienti di stare sognando. Alcune persone vivono esperienze oniriche particolarmente vivide, realistiche, in grado di esperire una serie di stimoli talmente brillanti, talmente forti, da indurli col credere che si trovano in una scena reale. Questo non è un sogno lucido. Ripeto, semmai è un sogno vivido.
cioè è un sogno ordinario i cui stimoli sono talmente forti da essere confuso con una scena della vita di tutti i giorni. Ma non c'entra niente con il sogno lucido. I sogni lucidi sono una cosa, i sogni ordinari particolarmente vividi sono tutta un'altra faccenda. Nell'ultima casella ho voluto riportare delle particolari esperienze che vanno al di là del sogno lucido e sono le esperienze di obbe o di viaggio astrale. Le ho riportate all'interno del modello perché chi già vive questo tipo di esperienza le possa comunque annotare, ma mi riservo al prossimo step di dedicare un'intera puntata a queste particolarissime condizioni. Sarà evidente a tutti che non è sempre facile distinguere un sogno lucido da un obbe o da un viaggio astrale, specie quando l'obbe e il viaggio astrale iniziano da un sogno. Possiamo tranquillamente essere dentro un sogno lucido, da qui avere un'esperienza di obbe, ma non accorgercene. Se non sappiamo cogliere i giusti segnali che ci stanno a indicare che abbiamo superato la linea di confine, anche se un vero confine definito non c'è, ma comunque ci sono degli elementi che ci vengono in soccorso in questa cosa, non riusciremo mai a comprendere del tutto quando stiamo esperendo una cosa o quando ne stiamo esperendo un'altra. E dunque obbe e viaggi astrali le tratteremo con più dovizia di particolari al prossimo episodio. Anche in questa occasione mi auguro di essere stato il più esaustivo possibile. Come al solito, per ogni dubbio, per ogni domanda, per ogni chiarimento, scrivete o tramite commenti in descrizione o direttamente all'email del canale. Vi ringrazio per la pazienza che avete voluto dedicare anche a questa puntata, vi abbraccio tutti e alla prossima.